Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Il mistero di cui vi sto per parlare risale addirittura al terzo millennio a.C. e ha interessato prima le civiltà cinesi ed egizie, per poi diffondersi in tutto il mondo, arrivando fino ai giorni nostri. È la rabdomanzia, considerato un'arte tra le più antiche e leggendarie, pur senza alcun fondamento scientifico. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. La parola rabdomanzia deriva dal greco ed è composta dai due termini rhabdos, che significa verga, e manteia, che significa divinazione. Ma che cos'è la rabdomanzia? E chi sono i rabdomanti? A qualcuno, soprattutto tra i meno giovani, sarà capitato di vedere in campagna delle curiose figure maschili o femminili, in genere di una certa età, che vagano per i campi tenendo tra le mani uno strumento che in qualche modo li orienta e li guida alla ricerca di qualcosa che non si può toccare e non si può avvertire. Sono i randomanti, coloro che cercano le vene acquifere in profondità, servendosi di uno strumento, in genere identificato con un bastone a forma di J, ma che in realtà può avere materiali e forme diversi. Il materiale considerato principe per questa pratica è il legno, essendo completamente naturale. Tra i più pregiati e adatti allo scopo vengono considerati il nocciolo, il salice e il pesco. Secondo alcuni rabdomanti, però, non è tanto importante la composizione dello strumento, quanto le capacità della persona di captare la presenza dell'acqua attraverso le vibrazioni che questa emetterebbe anche a grandi profondità, nell'ordine delle centinaia di metri. Per questo, sostengono, va bene qualsiasi tipo di materiale, dalla plastica al metallo. Quando la rabdomanzia si rivolge invece alla ricerca non soltanto di acqua, ma anche di altri elementi, come per esempio i metalli, si parla allora di radioestesia. Oltre al classico strumento a J, vengono utilizzati pendoli o bastoni a forma di L, in genere in metallo. La figura del rabdomante è stata tenuta in grande considerazione, soprattutto in ambito contadino fino a qualche decennio fa, quando veniva attribuita grande attenzione a chiunque vantasse di capacità di entrare in contatto con gli elementi della natura, captando, per esempio, la presenza di acqua a grandi profondità e in terreni apparentemente aridi. Col passare del tempo, però, anche se intorno alla rabdomanzia è rimasta un'aura leggendaria, sono state messe sempre più in dubbio le basi scientifiche di quest'arte antichissima. Persino l'autorevole CICAP, cioè il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, si è occupato del fenomeno e i risultati dell'esperimento, che ha visto protagonista un rabdomante, sono stati molto chiari. Nessuno al mondo sarebbe in grado di captare con la sola forza della sua mente le vene acquifere che scorrono sottoterra, anche perché l'acqua non scorre nel sottosuolo, come se fosse all'interno di un reticolo di vene. Per chi volesse comunque cimentarsi con la rabdomanzia, esistono tante testimonianze, filmati su YouTube, pubblicazioni e persino un vero e proprio mini corso per diventare rabdomanti, chiamato Litter to Robin, che si può trovare gratuitamente in rete. E se dopo questo video volete cimentarvi pure voi nell'arte della rabdomanzia,
o volete diventare dei futuri randomanti, vi lascio il link in descrizione del download di questo fantomatico mini corso di randomanti Letter to Robin. Qui si conclude questo breve filmato sulla piccola storia della rabdomanzia. Ho voluto parlarvi di questo argomento soprattutto per i miei bisnonni, che erano molto legati alla figura dei rabdomanti, essendo contadini. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi anche nelle mie pagine di Facebook e Instagram. Link sempre in descrizione.